Eccoci qua. Un saluto a tutti e vediamo come sviluppare una mentalità da seduttore, come sviluppare una mentalità da seduttore. Nel frattempo salutiamo Sara che, lei più che altro da seduttrice, però diciamo che anche se è donna o assimilata, diciamo, ci possono essere delle cose che possono andare bene anche per le donne, diciamo. Un saluto alla nostra Stella Marina, bentornata, grande Stellina, la nostra Stellina Marina. Bene, bene, che piacere, che piacere. Partiamo, vediamo quindi come sviluppare una mentalità da seduttore o da seduttrice. Nel frattempo, però, iscrivetevi al nuovissimo canale Cammino Iniziatico con Massimo Tramasco, che vi servirà a tutti voi, cari catramisti, vi servirà perché riuscirete a conquistare, diciamo, acquisire la giusta mentalità da seduttore per conquistare la donna che vi interessa. Chi volesse ovviamente seguirmi anche sugli altri social, su tutti i miei canali, e anche chi vuole fare una donazione al canale, basta che va sul dollarino o sotto il video e fa una donazione al canale. Chi volesse usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che va sul tastino abbonati e si abbona. Bene, ma veniamo al tema, veniamo dunque al tema. Come sviluppare una mentalità da seduttore. Intanto ci sono alcune cose fondamentali che bisogna dire, questo lo dico ai maschietti. Non dovete mai avere la wanite. La wanite non dovete mai averla, cioè non dovete mai fissarvi su una, perché bisogna lavorare, diciamo, con la pesca allo strascico, come diceva forse qualcuno oggi. Se vuoi una donna specifica, devi essere in grado di attrarre qualsiasi donna, perché se sei in grado di attrarre qualsiasi donna, se farai allenamento anche con le donne che magari ti coinvolgono un po' di meno, riuscirai a sviluppare poi queste abilità diciamo, per coinvolgere le donne che ti interessano, ovviamente. Quindi questo è fondamentale, perché acquisire la giusta mentalità, il mindset, un buon linguaggio del corpo, far bene una prima impressione, perché non c'è una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. E poi diciamo, capire anche che cosa vuoi, saper leggere il linguaggio non verbale di una donna, i suoi segnali, i movimenti del corpo, quali sono indicatori di interesse e quali non sono indicatori di interesse, come produrre emozioni, che atteggiamento avere. Normalmente l'atteggiamento è fondamentale, perché avere un atteggiamento giusto è fondamentale. Quindi bisogna partire subito. La prima cosa che devi fare è che devi uscire fuori dalla tua zona di comfort. Devi uscire fuori dalla tua zona di comfort perché, perché ovviamente se non c'è, diciamo, possibilità, hai poco da dire. Cioè, questo è un concetto fondamentale. Se tu non sviluppi una giusta mentalità, le possibilità sono poche e quindi devi uscire fuori dalla tua zona di comfort e allenarti, perché come tutte le cose, per sedurre bisogna per prima cosa allenarsi. Non importa sbagliare, ma bisogna iniziare a fare. Quindi, caro catramista, se vuoi passare da catramista a seduttore, devi iniziare a fare delle cose. E le prime cose che devi iniziare a fare sono quelle di agire. Quindi vattene al supermercato o per strada e provaci con qualunque donna ti capiti a tiro. Devi allenarti, belle, brutte, alte, basse, grasse, magre, vecchie, giovani, tutte. Devi semplicemente dire una frase qualunque. Ciao, mi chiamo Massimo, ti ho vista e mi piaci. Tu come ti chiami? Questa frase qua. Ovviamente non è che devi ripetere mi chiamo Massimo, ripeti, metti il tuo nome, poi ci sono quei coglioni che
ripetono il mio nome, no? Quindi, ciao, mi chiamo Massimo, ti ho visto e mi piaci, tu come ti chiami? Oppure queste sono le frasi, diciamo, di approccio diretto. Poi puoi provare a sperimentare un po' di frasi di approccio indiretto, ad esempio frasi del tipo ciao, vorrei comprare questa, ho visto che hai un cappotto che piacerebbe regalare a mia mamma, per dire, no? A mia zia, così la penalizzi pure. Dov'è che l'hai comprato? Ciao, che bel cappotto che hai, cioè, vorrei regalarle un modello uguale a mia zia, dove l'hai comprato? Ecco, quindi cose di questo genere, questi sono approcci indiretti, insomma mille, ma non in questa fase non importa la cosa che dici. Esatto, ciao, che bel vestito che hai, vorrei regalarne un modello uguale a mia nonna. Dove l'hai comprato? Dimmi dove l'hai comprato. Sono tutti approcci, questi che comprendono anche una penalizzazione e, questo può essere molto utile perché ti fanno avere una faccia da culo. Diciamo la verità, che la faccia da culo aiuta. La faccia da culo aiuta. E anche se inizialmente ti verrà, come dire, difficile magari fare delle avance, devi allenarti. Qua è solo questione di allenamento. Non è neanche tanto importante, accendo solo la luce un attimo. Non è neanche tanto importante, non è neanche tanto importante, diciamo, se riesci o meno. Qui devi darti l'obiettivo di provarci. Questo è il modo migliore, perché è inutile, se no facciamo teoria, facciamo tanta teoria e ognuno diciamo, fai la teoria e va bene, però bisogna anche fare pratica, quindi e devi fare almeno 5 approcci al giorno. Devi fare questa per un mese 5 approcci al giorno. Sono solo 150 approcci poi alla fine, non è che sono tanti. Non importa che ne vada qualcuno a buon fine o meno, ma guarda che ce la puoi fare a fare 5 approcci al giorno e anche senza spendere soldi, anche se sei un catramista, può anche andare bene. Anzi, i soldi non spenderli, fai una donazione al canale che ti darà qualche soddisfazione in più e vai diciamo ad agganciare nei supermercati, ad esempio, i centri commerciali. Ovviamente magari dipende, se abiti in una città grande ce n'è più di uno, puoi girare, se abiti in una città piccola, vabbè, insomma, ti sposterai, farai che cazzo vuoi, insomma, non lo so. Però comunque tieni presente anche che l'importante è provarci. Poi certo c'è la prima impressione, piano piano ottimizzerai, ma la prima impressione, non è che sia poi così fondamentale, anche perché poi una donna dimentica magari anche l'approccio come hai fatto, perché è molto importante invece tenere presente un qualche cosa, che il 93% della comunicazione passa a livello non verbale, caro catramista. Per cui è molto più importante non tanto quello che dici, ma quello che trasmetti attraverso il linguaggio del corpo, quello che trasmetti attraverso il modo di dire, quindi il tono di voce, quindi la paralinguistica, anche il modo in cui ti avvicini, come la guardi negli occhi, quindi devi guardarla negli occhi, devi avvicinarti non diretto, perché se ti avvicini in faccia sembra aggressivo, no? Quindi devi fare la classica manovra di accerchiamento, ma questo lo sanno anche i cani, che come si fa la manovra diciamo, accerchiamento, no? E quindi se l'hanno capito i cani, puoi capirlo anche tu, che vuol dire che, per fare un esempio, vediamo un attimino se, supponendo che questa gomma sia la donna, diciamo, supponendo che questa donna sia la gomma e tu sei questo, ad esempio, non ti devi avvicinare in questo modo diretto, perché questa è la sua faccia, no? Se ti avvicini in questo modo diretto, come dire, lei tenderà ad andare indietro, eccetera, no? Ma devi fare una manovra di accerchiamento in questo modo, avvicinarti di qua. Quindi vai per un po' diretto, ti sposti lateralmente, anche in un locale devi fare questa mossa di accerchiamento, quindi avvicinamento, allontanamento, perché devi arrivarle laterale. Arrivandole laterale è molto, molto più efficace la cosa.
Ma comunque, in questa fase non è neanche tanto importante sviluppare una tecnica, no, non è neanche tanto importante sviluppare una tecnica, perché la cosa veramente importante è provarci. Quindi questo è un punto fondamentale. Ovviamente quindi solo il 7% della comunicazione dipende da quello che dici, quindi tu devi concentrarti poi fondamentalmente di più su, il messaggio non verbale, quello che dici a livello non verbale. Questa è la cosa fondamentale. Ovvio che devi avere una come possiamo dire, devi sviluppare un po' di faccia da culo fondamentalmente, perché se non, sviluppi un po' di faccia da culo, non riesci ad agganciare poi una donna. Quindi devi iniziare, diciamo, a ripeterti ad esempio delle affermazioni. Devi iniziare a ripeterti delle affermazioni, dei mantra che possono essere utili per te, no, intanto devi superare soprattutto l'abbandono del rifiuto e iniziare a dire: "Io non posso essere rifiutato, eventualmente è rifiutato il mio modello di approccio, ma basta cambiare il modello di approccio." Il rifiuto è fondamentale, perché attraverso il rifiuto tu imparerai e attraverso le cose che vanno bene non ci si fortifica mai. Quindi vedi il rifiuto come un preziosissimo alleato. È impossibile non ricevere rifiuti, anzi, non dico che devi andare a ricercare rifiuti, ma se per te, diciamo, se tu temi il rifiuto, è molto importante, diciamo, andare a ricercare il rifiuto, perché il rifiuto è fondamentale. Quindi inizialmente puoi anche dire le cose più strampalate che ti vengono in mente, l'importante è provarci, perché farai un allenamento e ti deciderai che ti puoi somministrare anche dei rifiuti. Quindi il rifiuto è la chiave per avere successo, è la chiave per fartela dare. Un no significa un no detto da un'altra donna, ti porterà a ricevere più facilmente un sì da un'altra donna. Quindi tutte le donne devono essere uguali, non è che ce ne deve essere una migliore dell'altra. Ecco, questo è un altro mindset che tu devi avere, non devi focalizzarti su una in particolare, una vale l'altra. In questa fase di allenamento, diciamo, una donna vale l'altra. Devi semplicemente allenarti. E quindi se ti rifiutano hai imparato qualcosa. Quindi con un'altra donna riuscirai a migliorare un pochettino. Devi acquisire fondamentalmente sicurezza in te stesso. Quindi l'esperienza, diciamo, quindi fare delle cose, quindi questa è un po' un'autopenalizzazione. Poi dicevi, vabbè, ma io sono timido. Bene, ti autopenalizzi di più, perché autopenalizzandoti vuol dire che inizierai a dare energia alla tua parte emotiva, gliela darai tu l'energia alla tua parte emotiva. Quindi l'azione, il fare ti darà esperienza, l'esperienza ti darà capacità, competenza, la competenza ti darà sicurezza e la sicurezza ti darà autostima. Quindi piano piano avrai una nuova autostima e riuscirai a creare, diciamo, una nuova immagine di te stesso, un'immagine in cui sarai migliore, sarai una persona migliore. Quindi puoi anche fare un ricalco sul futuro, costruirti, diciamo, quella che in PNL viene chiamata linea del tempo, no, cioè una linea sulla quale vengono messi gli eventi e tu puoi iniziare a visualizzare te stesso nel futuro che sei un grande seduttore, che interagisci con tante donne, che riesci a conquistarle tutte. Quindi poi acquisisci un sacco di competenze nel futuro, poi te le riporti nel presente, quindi queste competenze che hai fatto in meditazione riesci come dire, in meditazione, perché attraverso diciamo, delle immagini mentali, ma l'immaginazione è fondamentale perché immaginare
significa in me mago agere, dentro di me agisce la magia. Quindi inizia a chiudere gli occhi, immagina di essere davanti a una donna qualunque e di, diciamo, fare un approccio. Quindi allenati prima mentalmente nel fare gli approcci, anche puoi visualizzarti tu nel tempo che diventi più bravo e poi prova veramente però. Puoi anche iniziare ad utilizzare dei mantra che sono delle affermazioni che devi farti nei momenti di addormentamento e nei momenti di risveglio che diciamo ti faranno andare in una situazione sempre più vincente. Io posso sedurre tutte le donne che voglio, io seduco tutte le donne che voglio, io sono il migliore, io sono un seduttore, io posso farmele tutte, sono carismatico, io sono magnetico, io sono irresistibile, tutte le donne si bagnano quando mi vedono. Prova a, diciamo, anche a immaginarti, no, quando parli con una donna, che lei provi un piacere per te, provi attrazione per te. Quindi immagina che questo accada perché è come se le mandassi un messaggio a livello analogico. Non appena lei sente la mia voce inizia a bagnarsi, per dire, ripeti queste frasi, no? Si bagna appena mi sente, appena mi vede si bagna. Ecco, quindi queste frasi piano piano ti renderanno sempre più sicuro di te. Posso farmi qualunque donna, nessuna donna mi resisterà, ho un fascino incredibile, sono un super seduttore, tutte le donne sono attratte da me, io posso sedurre qualunque donna, insomma, ripetiti, non è che devi ripetertele tutte, queste frasi le può dire anche una donna, ovviamente cambiandole, ovviamente cambiando la cosa può dirle certamente anche una donna. Tutto quello che sto dicendo ovviamente lo dico come se seducesse un uomo, ma la stessa mentalità la può acquisire anche la donna, perché anche per la donna è importante avere una mentalità da seduttrice. Non sono io ad aver bisogno di lei, è lei ad aver bisogno di me. Inizia a ripetere queste frasi, perché queste frasi piano piano, unite alle visualizzazioni, andranno a ricreare la realtà. Quindi l'abbinamento, diciamo, tra le immagini mentali e, per così dire, le ripetizioni dei mantra, daranno dei risultati. In più, ovviamente, a tutta questa fase deve essere unita la sperimentazione, perché devi sperimentare, devi fare le cose. Quindi, perché se no resta un qualcosa a livello mentale, ma in realtà poi devi agire e nell'agire, diciamo, affinerai sempre più la tecnica, sempre più la tecnica. Esattamente, anche quello che dice la nostra stellina è corretto e devi imparare ad accedere proprio alle tue risorse interne, no? Quindi, tra l'altro puoi anche creare per il meccanismo degli ancoraggi emozionali delle emozioni piacevoli o comunque delle emozioni al fatto di che una ragazza ci sta. Quindi viviti pienamente l'emozione quando ci provi, quando agisci. Quindi questo è un altro punto fondamentale, no? Il tuo obiettivo è quello di fare allenamento. Poi piano piano, facendo allenamento, vedrai che le cose andranno sempre più a tuo vantaggio e vedrai che le donne magari all'inizio in un mese, nelle prime 150 magari non te la dà neanche una, poi vedrai che nei mesi successivi magari su 150 te la danno 2, 3, 4, 5, poi arriverai a un certo punto che dovrai ridurre il numero di cose perché diciamo non è che puoi diciamo come dire trombartele tutte, insomma. Quindi poi ci sarà un momento in cui dovrai comunque ridurre la questione. Quindi questo è importante, no?
agendo in questo modo vedrai che riuscirai a conquistare e a farti tantissime donne e creerai anche quello che viene chiamato inner game, cioè il tuo gioco interiore, la tua capacità mentale di conquistare, di diventare un uomo irresistibile, capace di farsela dare da tante donne. Devi allenarti e inizialmente, diciamo, ripeto, vai sulle 5 al giorno, perché tanto su 150 magari il primo mese non te la dà nessuno, il secondo mese te la dà una, il terzo mese te la danno in 2, 3, 4, poi vedrai che, come dire, dovrai ridurre gli approcci, però se no ce ne saranno troppe a dartela e non ce la farei più a soddisfarle tutte. Quindi a quel punto lì, quando non ce la fai più a fartele tutte, passi un po' a una qualità maggiore, perché per adesso erano come erano, insomma, non è che stavi a vedere bella, brutta, alta, grassa, magra, e dopo piano piano affinerai sempre di più le qualità, insomma, e quindi piano piano nel giro di qualche mese diventerai sicuramente, acquisirai la mentalità giusta per diventare un seduttore a 360 gradi, insomma, che sa sedurre anche la mente di una donna. Bene, quindi esercitati, nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai anche la notifica dei nuovi video. E mi raccomando, abbonati al canale, fai una donazione, non fare il barbone e fai una donazione al canale. Ciao a tutti.